Oggi cloniamo un negozio con prodotti, customer e ordini e lo portiamo all'interno del nostro banco da lavoro. In locale, su una macchina Windows. Creeremo un ambiente di staging perfetto, non una demo, ma un vero cantiere operativo con i dati reali intatti. Questo per testare futuri aggiornamenti, senza fare alcun danno. Avremo certificati HTTPS attivi e lo renderemo accessibile da tablet e da ogni dispositivo all'interno della nostra rete locale. Questo per testarne la vera user experience multidispositivo. Zero rischi, massimo controllo, apriamo il cantiere. A video vedete SiteGround, ma la logica è universale. Entriamo dunque nel pannello, puntiamo dritti alla cartella public_html e comprimiamo l'intero e-commerce in un singolo file zip. Passiamo al database, entriamo in phpMyAdmin, selezioniamo Esporta, impostate il metodo personalizzato per sbloccare le opzioni avanzate e selezionate rigorosamente compresso con gzip. Clicchiamo sul tasto Esporta e mettiamo quindi in sicurezza il cuore dell'e-commerce. Navighiamo nella cartella htdocs di MAMP e creiamo una nuova cartella, in questo caso chiamata farmacia. Prendiamo lo zip, quello che abbiamo scaricato dal server, e ne estraiamo l'intero contenuto esattamente qui dentro. In questo istante abbiamo spostato l'intera infrastruttura fisica del negozio sul nostro disco rigido. Passiamo alla configurazione dell'host su MAMP Pro. Clicchiamo sul tasto più per generare un nuovo virtual host dedicato e rinominiamo questo in farmacia. Come cartella di root puntiamo esattamente alla directory dove abbiamo appena estratto i file. Attiviamo anche la spunta su Create e Database. Selezioniamo anche la generazione del certificato per l'accesso HTTPS. Procediamo quindi cliccando su Next. Nella schermata successiva confermiamo il nome del database locale e i parametri dell'utente cliccando su Continua. Lasciamo che MAMP lavori in background per configurare rotte, permessi e certificati SSL. Pochi secondi di attesa per la creazione dell'ambiente e il cantiere software sarà ufficialmente aperto. Un cantiere perfetto richiede allineamento millimetrico. Torniamo per un istante nel pannello del server live. Verifichiamo la versione attiva sull'hosting e andiamo ad impostare lo stesso identico valore all'interno del nostro host. Versioni disallineate tra locale e live significano script interrotti e ovviamente fatal error. L'allineamento dell'infrastruttura non si ferma al motore PHP, il vero campo minato è il database. Torniamo su phpMyAdmin del server live e controlliamo quella che è la versione in uso. SiteGround ci mostra essere una versione 8.4. Ora apriamo il pannello di MAMP e clicchiamo sulla tab MySQL nella colonna di sinistra e leggiamo invece che la nostra versione locale è una 5.7. Semaforo rosso, abbiamo un disallineamento architetturale critico. Server di produzione viaggia su un motore molto più recente. Prima di iniettare i dati apriamo il file SQL, premiamo CTRL H per attivare la funzione trova e sostituisci e nel campo di ricerca digitiamo l'istruzione che manda in blocco il sistema. UTF-8 MB4_0900_AI_C e nel campo di sostituzione invece inseriamo quello che è lo standard solido e retrocompatibile per la nostra versione locale. UTF-8 MB4_Unicode_C. Clicchiamo su sostituisci tutto, salviamo dunque il file. Alziamo il livello di sicurezza. Un e-commerce senza HTTPS è inconcepibile anche nella versione di staging. Andiamo dunque nel pannello SSL di MAMP e clicchiamo su Create Self-Sign Certificate e battezziamolo farmacia. Compiliamo i campi con precisione, inseriamo il country code a 2 lettere IT, lo stato, la città, il nome della nostra organizzazione e la nostra mail tecnica. MAMP creerà la tua chiave privata ed il certificato. Ora dobbiamo fare ordine all'interno dell'infrastruttura. Salviamo questi file nella directory di MAMP, bin ed infine cert. Apriamo dunque il certificato che abbiamo appena creato, clicchiamo su installa certificato, selezioniamo computer locale e procediamo. Selezionate colloca tutti i certificati nel seguente archivio, cliccate su sfoglia e scegliete autorità di certificazione radice attendibili. Confermate il tutto.
In questo istante il vostro PC riconosce il cantiere locale come sicuro. Per iniettare migliaia di prodotti e tabelle senza errori, usiamo la forza bruta del terminale. Puntiamo dunque dritti alla sala macchine di MAMP. Ora lanciamo l'ordine di iniezione, scriviamo l'eseguibile MySQL come mostrato e indichiamo il nostro database di destinazione db_farmacia. Premete invio. Il sistema vi chiederà la password, digitate root tutto minuscolo e non vedrete apparire nulla mentre scrivete. Questo è un protocollo di sicurezza standard. Il cuore del nostro e-commerce è ufficialmente attivo in locale. L'infrastruttura è pronta, ma i file e il database non si parlano ancora. Dobbiamo eseguire quello che è un cablaggio manuale. Apriamo in Visual Studio Code il file più importante per la connessione e il file si chiama parameters.php, che troviamo all'interno della cartella config contenuta all'interno della cartella app. Individuiamo quelle che sono le righe relative alle credenziali. Dobbiamo sovrascrivere i vecchi parametri di SiteGround con quelli del nostro ambiente locale. Modifichiamo quindi il nome del database inserendo db_farmacia e successivamente allineiamo l'utente e la password. Su MAMP di default sono entrambi root. Il database è ancora convinto di girare sul dominio live. Cerchiamo la tabella shop_url. Cambierà il prefisso in base a quello che avevamo impostato in fase di installazione di PrestaShop. Clicchiamo quindi su modifica. Cancelliamo il vecchio indirizzo e inseriamo il nostro nuovo host locale. Per noi semplicemente la parola farmacia. Questo sia nel campo domain che nel campo domain_SSL. Controlliamo infine che il parametro physical_URI sia impostato su un semplice /. Il database ora risponde esclusivamente alle chiamate della nostra macchina locale Windows. L'ultimo ostacolo tra noi e un ambiente di staging perfetto è la memoria di PrestaShop. Se provassimo a caricare il front-end in questo istante, il motore cercherebbe i vecchi percorsi, quelli precompilati di SiteGround. Dobbiamo forzare una rigenerazione completa. Entriamo nella root del nostro progetto e navighiamo sino alla directory var e apriamo la cartella cache. Selezioniamo fisicamente ogni file e sottocartella presenti qui dentro e premiamo Canc. Un imprevisto classico degli ambienti di staging potrebbe riguardare il fatto che aprendo il nostro sito il browser potrebbe far scaricare un file invece di mostrare la pagina. Questo significa semplicemente che il motore PHP di MAMP è andato in un blocco di sicurezza. Il colpevole è soltanto uno, il file.htaccess, quello ereditato da SiteGround. Al suo interno ci sono direttive proprietarie che il nostro ambiente Windows non saprebbe interpretare. Bisogna risolvere l'anomalia. Apriamo la cartella root del nostro progetto e individuiamo il file e invece di cancellarlo lo rinominiamo semplicemente. Lo stiamo chirurgicamente disinnescando. Per rendere effettiva la modifica torniamo sul pannello di MAMP Pro e forziamo un riavvio dell'infrastruttura, cliccando prima su Stop e poi su Start. Il motore è ufficialmente cablato. Passiamo al collaudo visivo. Dal pannello di MAMP clicchiamo su Open per lanciare il nostro virtualhost direttamente dal browser. La prima verifica è superata, guardate l'URL, il lucchetto è chiuso, stiamo navigando in un ambiente locale protetto da SSL. Il certificato che abbiamo generato sta facendo il suo lavoro. Ma scorrendo l'home page emerge subito un'anomalia, il layout tiene, il database risponde, ma le immagini dei prodotti sono rotte. Questo è un palese errore 404 sui link delle risorse. Avendo disinnescato il vecchio .htaccess di SiteGround, il server locale non sa più come risolvere i percorsi per le URL descrittive. Ora entriamo all'interno del back office e forziamo il sistema a rigenerare la mappa. Navighiamo nella barra laterale, andiamo su parametri negozio e clicchiamo su traffico e SEO. A questo punto scorriamo la pagina fino alla sezione impostazione URL. Disattiviamo le URL descrittive e clicchiamo su salva. Immediatamente dopo le riattiviamo e salviamo di nuovo. Non è un'operazione ridondante, questo doppio switch è il trigger che ordina al motore di PrestaShop di scrivere un nuovo file .htaccess, partendo da zero, iniettando le regole di routing perfette per il nostro server Windows. Torniamo sul front-end e forziamo l'aggiornamento della pagina. Le rotte sono ripristinate, gli asset sono agganciati e le immagini sono perfettamente visibili.
La nostra infrastruttura locale è ora stabile ed operativa al 100%. Ora potete stravolgere la vostra architettura, testare gli aggiornamenti e torturare il database, senza rischiare un singolo euro di fatturato. Iscrivetevi al canale, l'omino del PC chiude.